Ciao hackerini e hackerini, come state? Ciao One Last Astronaut, come state in questo lunedì freddo? Almeno da me è freddo, magari da voi no, non lo so. Ma come state? Tutto bene? Allora, io ancora non ho tolto l'albero di Natale. Oltretutto, ho fatto il pupazzo di Natale che vi faccio vedere. Perché no? Però... Wow. Ve lo faccio vedere. Un attimo che devo trovare la finestra. Ciao, Zachary. Ve lo faccio vedere il pupazzo di neve. Eccolo qua. Ero molto fiera del cappellino che gli ho dato. Che in realtà è un mio cappellino che però non uso da un bel po'. E quindi l'ho piegato in modo che stesse carino. Stesse carino sulla sua testa, ecco. Era molto simpatico. E questa giornata decente 0x Zachary. Sì, dai, pure la mia, sì, non mi posso lamentare, dai. Solo il freddo, solo quello mi sentirete dire e lamentarmi in continuazione. Però poi guardo il pupazzino e quindi divento felice, ecco. Ho visto su Instagram carine. Mi sono impegnata, molto piccolino, carino. Carina, anzi, perché si chiama Rina la Cherina. La mia fantasia, eh. Che poi ho pensato, dato questo, io all'università ehm, avevo utilizzato un robottino per fare la tesi magistrale, no? E ovviamente come l'avevo chiamato? Tino il robottino. Giusto per darvi l'idea della mia fantasia, ecco. E, e niente, questo ve lo volevo dire. Insomma. E... Ciao Pino! Allora, fatemi controllare un attimo che abbia sistemato tutto. Oggi mi sento un po' tipo, un po' rimbambita, tipo che mi scordo le cose, quindi tocca prendere ferie per andare a sciare. Allora, io non so sciare, però in realtà qui in Svizzera le scuole hanno, tipo a gennaio, se non sbaglio, o 1 o 2 settimane, forse una settimana di pausa, tipo d'inverno, non so, dove praticamente vanno a sciare effettivamente. Ciao Aldo. No, esatto. Come si vede che la gente, alcuni mi conoscono. Fantasia nei nomi, professional. Esatto. Esatto, livello professional. Expert, direi expert. Ehm, E quindi vi dicevo, qui c'è proprio la pausa e mi raccontavano i miei colleghi che comunque è comune che vanno a sciare, che portano i figli a sciare magari e cose così. Quindi insomma, effettivamente prendono ferie magari. Ecco perché le scuole danno questa settimana. Quindi insomma... Svizzera maggiore Italia. Chi lo sa? Chi lo sa? Non mi espongo. No, vabbè, diciamo che ogni paese, come si dice, oh, ogni paese è... no, com'era? Non mi viene più in mente. Me la cerco. È mondo. Ok, ce l'avevo. Ogni paese è mondo.
ci sono i problemi ovunque, problemi, cose belle, cose brutte. Quindi insomma, poi dipende, su culture diverse, su cose diverse, quindi non lo so se effettivamente ha senso confrontare paesi, ecco. Perché comunque poi è pure personale, nel senso, magari io mi trovo bene, un'altra persona si trova male, quindi insomma, dipende. E ogni mondo è paese, ecco, ok, l'avevo detto al contrario. Grazie Pino che mi correggi. Se no faccio come Paolo Bitta. Ogni paese è paese. Oppure ogni mondo è mondo. Ciao Pollo Laser Gamers. Insomma. E... Però l'altra volta l'avevo usato. No more... Ciao No More Roses. L'altra volta l'avevo detto, questo detto, e me l'ero ricordato. Diciamo che dipende molto dalla giornata. Però ve l'ho detto, oggi mi sento un po' così, un po' rimbambita, non lo so, forse è lunedì, mi sono svegliata presto, quindi insomma, non lo so, non lo so. Poi fa freddo, me lo ripeterò in continuazione. Quindi insomma, però ho fatto una cosa due cose bellissime ho fatto questa settimana, questo fine settimana. Cioè, due cose bellissime per me. Nel senso, ho impostato un tool per fare lo zoom. Quindi se funzionerà, anzi, ora lo provo. Aspettate, lo provo così vediamo se funziona. Perché secondo me non sono sicura che funzioni con la live. Però insomma io la provo, vediamo se si vede zoomato. Adesso aspettiamo un po'. Secondo me non si vedrà, ho poca fiducia. No, infatti non lo vedete zoomato. Lo immaginavo. Vabbè. Niente, l'ho fatto però non funziona. Come avevo un po' immaginato, va bene. E fa niente, sistemerò prima o poi. E poi siccome in futuro vorrò comprare uno Stream Deck, no? Per premere tastini e fare cose. Però al momento ho detto vediamo se effettivamente mi serve questo Stream Deck. E ho scoperto che c'è un'applicazione sul telefono che può fare da Stream Deck. E quindi ho questo mio telefono adesso con i tastini ovviamente finti, nel senso non sono fisici. Però insomma, e quindi ho cambiato adesso la scena con questa simulazione di Stream Deck che fa da Stream Deck e ha funzionato, devo dire. Avevo poca fiducia, devo dirvi, però invece ha funzionato. E a momenti rischiamo di farci mandare a quel paese per non dire altro da Cloudflare. Ecco. Allora, questa sarà la notizia di mercoledì, chiaramente. Ovviamente di mercoledì. Preparatevi ad un monologo su questa notizia perché diciamo la mia intenzione è portare l'intera notizia con i vari pezzi, nel senso quali sono le problematiche e altre cose. Vabbè, non voglio spoilerarvi troppo perché insomma devo ancora fare un po', sistemarla un po'. Però insomma questa chiaramente sarà una notizia di mercoledì. Ho trovato la plug di mercoledì. Guarda, ti devo dare allora un reward. Chissà, non posso farlo. Potevo farlo effettivamente. Guarda, bellissima idea. Trova la notizia di mercoledì e chi lo fa gli do reward. Redeem lì, come si chiamano loro. Vediamo se si può fare, tipo. Però sai che è una bella idea questa. No, non lo posso fare. Sei in modalità CTF su 3H. E cosa faccio? Oggi faremo i laboratori di Portswig
e rimangono 2 cross-site scripting e quindi vediamo, iniziamo dal primo. Secondo me ne farei solo uno in realtà. Però insomma iniziamo dal primo, poi vediamo che ora si fa. E vediamo, in realtà questo è molto simile a quello dell'altra volta. Però vabbè, sapete, sono pazzerella, dobbiamo completare le cose. E quindi insomma niente, facciamo questi 2 laboratori. E poi dopo il cross-site scripting penso che faremo il file upload vulnerabilities, perché insomma è da mesi che vi annoio con questo cross scripting, quindi vorrei evitarvi per adesso il DOM based, anche se è molto interessante. Però insomma faremo magari i file upload perché mi hanno chiesto delle reverse shell, quindi niente, approfitto di questo. E vabbè, però, però insomma, rispondo a questa cosa. In realtà la multa di Agicom è perché nella normativa è tipo dall'1%, cioè massimo il 2% del fatturato globale, quindi la somma poi veniva quella, 14 milioni di euro circa. Quindi insomma è perché nelle normative è così. Cioè la normativa che hanno fatto loro, penso. Cioè non so chi l'ha fatto. Ecco, vedete, non sono proprio preparata ancora. Comunque non sono le cyber news. Ne parleremo mercoledì. E insomma, iniziamo con il primo laboratorio. Sì. Ancora Svizzera maggiore Italia. I svizzeri saranno molto contenti di questa frase. Immagino. Poi diciamo, il paese dove ti trovi, ve l'ho detto. E iniziamo con... aspettate. Sì. Con cross-site scripting per catturare la password. Vi ricordate la volta scorsa, settimana scorsa, abbiamo fatto questo per rubare il cookie. Insomma, abbiamo visto 2 metodologie. Adesso vogliamo trovare una password. Questo laboratorio è un po' particolare perché utilizza anche un sistema particolare, però è interessante da vedere, non si sa mai che capita. E anche qui, come quello della volta scorsa, utilizza il collaborator. Però c'è sempre quel modo che vi avevo mostrato anche l'altra volta di completarlo anche senza collaboratore di BARP, insomma. E accediamo al laboratorio e vediamo cosa ci dice. Ci dice che questo laboratorio contiene un cross-site script stored, quindi appunto memorizzato, nella funzione dei commenti, e una vittima simulata andrà a vedere tutti i commenti dopo che li hai postati, e per risolvere il laboratorio dobbiamo trovare, rubare, diciamo così, la vittima, l'username e la password della vittima, e loggarci con il suo account. Qui ovviamente Portswig mi deve fare impazzire ogni volta, però io non demordo, continuerò a cliccare Access Lab. E prendo questo laboratorio
e lo mettiamo nel browser di Pulp che voi non vedete, perché mai? Ah, sì. Sì, ora vedete. Sì, ora lo vedete. E quindi andiamo a vedere il blog e anche qui, come sempre, c'è un commento, quindi tipo possiamo sempre provare a inserire una stringa che sappiamo che non esiste nella pagina, così appunto da trovarla e vedere cosa succede. Io cambio sempre i mail, così. Ovviamente qui possiamo vedere anche con l'inspect e vedere che il nostro testo viene, diciamo, ripetuto nella pagina. Andiamo a vedere anche in realtà nella pagina HTML, perché quello è il DOM, ricordatevi che questo è il DOM e la pagina HTML invece è qui, e vediamo che appunto è ripetuto. Insomma, questo per ricordarvi che il metodo per testare cross scripting è sempre inserire qualcosa di cui sapete che sapete che non è nella pagina. Ecco, Cinnamon Sec escludo che sia in un laboratorio di Portswigger. E quindi andiamo a provare a mettere un semplice script con un alert, solito classico, e vedere cosa succede. E appunto vedete che viene eseguito l'alert, quindi vuol dire che effettivamente il cross scripting c'è. Ed è anche stored perché appunto è memorizzato. Se noi andiamo a vedere qui, ecco, vedete c'è il mio alert. Adesso sarebbe stato bello fare lo zoom. Peccato. Prossima volta. Prossima volta magari avremo... In realtà potrei farlo, però dovrei cambiare un po' di cose. No, prossima volta, dai. Cambio idea rapidamente. Però in questo laboratorio voglio andare a vedere direttamente la soluzione, perché in realtà la soluzione, cioè perché qui in realtà non è tanto la soluzione che comunque ci sta, però è più capire perché funziona. Quindi io prenderei che comunque la soluzione è abbastanza... cioè vedendo gli altri laboratori è abbastanza simile, ecco. Come lo vuole Portswigger? Cosa? Quindi diciamo, questa è la soluzione, quindi quello che poi funzionerà con il collaborator, però con Barp collaboratore. Mi fa troppo morire il collaboratore. Dove appunto ve lo posso già inserire. Sapete che il collaborator è qui. Ovviamente funziona se avete, cioè lo potete utilizzare se avete la versione professional e non la community. Con la community comunque potete fare queste cose, cioè nel senso potete usare strumenti esterni che vi simulano e fanno la stessa cosa del collaborator, però se volete usare il collaborator purtroppo ci vuole il professional, quindi con una licenza. E quindi niente, appunto è come un mini serverino che riceve le vostre richieste semplicemente.
Quindi copio il collaborator. In questi CTF con interazione del bot spesso perdi un sacco di tempo non a trovare la soluzione ma a trovare quella che piace a noi. Ma guarda, con Portswigger mi è successo qualche volta, ma non così tanto. Cioè queste col cross-site scripting sono abbastanza tranquille con i bot. Mi è successo più forse quando c'era in mezzo qualche dominio, ora non ricordo sinceramente, però mi è successo che magari la soluzione non funzionava perché magari era un po' diversa o magari non era proprio come doveva essere, quindi non ci cliccava. Però con i cross scripting non ho avuto problemi con i bot in questo caso, Quali sono gli strumenti che puoi usare? Bella domanda, aspetta che devo cercare. Ce n'era uno in particolare. Vediamo se lo trovo. Aspettate che non lo state vedendo. Vediamo, ce n'era una in particolare. Ciao Luca con la K. BARP l'ho utilizzato in università per vulnerability assessment e penetration test. Sì, chiaro. Sì, è particolarmente usato. Ce n'era uno che ho usato. Ecco. Interact SH. Questo qui l'ho usato quando non avevo il professional. Me ne hai mandato uno su Discord. Aspetta che non so perché non ho Discord. Webbook, ecco, l'altro è webbook. Sì, esatto. Anche questo ho utilizzato, è molto bello. Questo lo potete usare anche per altre cose. E praticamente con il collaborator che succede? Voi copiate l'URL che vi dà BARP, qui utilizzate questo. Quando qualcuno ci clicca o riceve una richiesta, voi vedete qui le richieste. Questo è molto bello in effetti. Però il problema è che nei laboratori di BARP non potete utilizzarli perché, come vi dicevo anche l'altra volta, e anche come scrivono qui, loro hanno un firewall che blocca tutte le interazioni tra il laboratorio e tutti i sistemi esterni e quindi permettono appunto solo il collaborator. Questo lo fanno appunto per protezioni. Però purtroppo avete queste limitazioni. Però comunque vi faccio vedere anche un modo per risolvere questo laboratorio senza il collaborator. Cioè la cosa lo puoi risolvere col collaborator, però ci sono anche altri modi, ecco. E infatti dice alcuni utenti hanno visto che ci sono soluzioni alternative per risolvere questo laboratorio che non richiede il collaborator. Però ovviamente è un po' più complesso, ecco. Allora, questi aspettate, me li salvo così poi ve li mando. Cioè li metto in descrizione. Secondo. E questo Interact SH funziona allo stesso modo. Voi prendete questo e qui vi appaiono le richieste. Quindi molto simile al collaborator. E poi sicuramente ce ne sono altre, però io ho usato questi. Quindi insomma. Però insomma state attenti se avete informazioni sensibili perché non so
come vengono gestiti i dati con questa applicazione. Però insomma non dovrebbe essere rubato niente, però insomma fate attenzione. Cioè magari lo possiamo provare, boh, non lo so, vediamo. Ciao Simone. Però magari un'altra volta lo proviamo. Quindi torniamo al laboratorio. E allora mi ero copiata l'URL di Barb e quindi lo metto qui. Lo metto qui e vediamo un po' cosa significa tutto questa crocchietto qui che abbiamo preso dalla soluzione. Praticamente noi stiamo andando a creare semplicemente un input per l'username. L'input non è altro che una roba come questo, dove possiamo scrivere roba, e noi andiamo a crearne uno per l'username e uno per la password. Quello per la password però è più particolare, perché noi abbiamo un onChange. L'onChange gli stiamo dicendo, questo è semplicemente un evento che noi stiamo andando a definire e gli stiamo dicendo quando l'input della password cambia tu fai una cosa. Quindi questo solitamente magari è usato quando per esempio, non lo so, magari voi inserite la password o magari quando voi create un utente. Ecco, quando voi create un utente magari la password non rispetta le definizioni di una password sicura, no? Tipo carattere maiuscolo, numeri, simboli, eccetera. E quindi, che ne so, vi magari illumina l'input della password in rosso per dirvi non è giusta, controllala, modificala. Ecco, in quel caso tu puoi dire se l'input della password cambia, controlla se la password è valida e in caso illuminala con il rosso. Sì, pure il filtro di una tabella, magari per aggiornare i risultati in tempo reale. Sì, hai ragione. Esatto, cioè ci sono vari modi poi, però in generale, diciamo, è un evento per andare a vedere se qualcosa è cambiato oppure no. In questo caso, noi lo usiamo per andare a vedere se, ecco, la lunghezza della password che noi stiamo inserendo esiste. Perché cosa succede? Quando questo input è vuoto, questo thisValue, che si riferisce alla password che noi andiamo a inserire, non esisterà. E quindi .length non esiste. Oppure comunque, cioè, non esiste. Quindi nel momento in cui si inserisce qualcosa invece in questa password, l'elemento esiste e quindi la length, la lunghezza, esiste. E cosa succede? Quindi qui stiamo dicendo se qualcosa cambia, vai a vedere se la lunghezza della password esiste e se esiste fai questo. Questo non è altro che fetch, è un metodo di JavaScript per fare una richiesta HTTP, e in questo modo gli stiamo dicendo fai una richiesta al collaborator di Barb, gliel'abbiamo inserito noi, con un metodo post. Il mod no course ve l'ho detto sempre, poi lo vediamo, perché non voglio riempirvi di troppe robe. E poi nel body, perché ovviamente la post ha sempre un body, inserisci l'username, il valore dell'username, quindi questo, e il valore della password, quindi il thisValue. E punto value perché se noi facessimo solo username noi ci staremmo riferendo a questo. Punto value è per prendere proprio il valore di quell'elemento. E in questo caso andiamo a mettere qui 2 punti giusto per capire dove inizia la password e dove finisce l'username. Cioè si potrebbe mettere pure un trattino, un punto, quello che volete, insomma.
Maratona di 16 ore dove si parla di corsa. 16 ore? Però effettivamente per parlare di corsa ce ne vuole, ce ne vuole. Ed è particolare, ecco. Io ogni volta ci esco pazzo, però una volta capito è bello secondo me. Però insomma, poi lo vediamo. Non farò una maratona di 16 ore, purtroppo, però. Eh, perché penso che uscirei pazza. Vediamo, però è un'idea. Non la potrei fare di lunedì, perché 16 ore lavoro. Poi 16 ore, oddio. Mamma mia, parti... Come faccio? Cioè... cioè, inizi... sono tante, sono tante. Tocca comprare il popcorn, pure io, sì. Ho mangiato dei popcorn buonissimi. Erano dei popcorn al caramello con una crema però di cioccolato fuori ed erano una cosa pazzesca, cioè una cosa buonissima. Popcorn più buoni così non li ho mai mangiati, cioè mamma mia, cioè proprio buoni, buoni. Adesso che me lo sono ricordato mi è venuto proprio che erano proprio buoni. Cioè proprio te ne mangiavi uno e ne volevi mangiare un altro, è una roba pazzesca. Vabbè. 3200 kcal. Vediamo, ve li posso cercare, aspetta. Chissà se lo dice, non li ho... Effettivamente non ho controllato, ero troppo felice che erano così buoni. Aspettate che in tedesco un attimino qui. Però lo capisco, Allora, per 100 grammi erano 522 kcal. Quindi insomma non erano proprio leggeri, ecco. Però va bene, mangiavi uno, due, così, tre, dai, non arrivavi a 100 grammi perché il pacchetto era di... 185 grammi, però va bene, mangiavo pochi, dai. Però sono finiti, quindi insomma non ne ho più. Tristemente non ne ho più. E vabbè. 1, 2, 3 pacchetti. No, ve li faccio vedere. No, che comunque costano sti cosini, Cioè, comunque costano un po', cioè costano 11 franchi e 90, 11,90 € sono stessi. Questi qui, questi sono spettacolari, una cosa pazzesca. Praticamente c'era il popcorn dentro, poi erano ricoperti di caramello e poi c'era questa ricopertura di tipo... Non era cioccolato, era tipo latte. No, non me l'ha dato stavolta. Perché volevo prendere via. C'era tipo questo latte, polvere di latte. Non so bene, un burro. Non so bene. Però era buonissimo, era una roba proprio bella. Proprio bella, buona. Però insomma sono finiti. Quindi niente, tristezza. E quindi questo, torniamo al laboratorio dopo aver visto i popcorn. E quindi in questo caso stiamo mandando una richiesta post. Il pentest sul sito dei popcorn per farli arrivare gratuitamente. Magari, guarda, magari. Però è un po' illegale, ecco. Un pochino illegale. Insomma, stiamo mandando una post al
l'URL di Barb contenente l'username e la password. Andiamo a inserire tutto il resto, così vediamo cosa succede. No, è già... no, no. Dai. Ok, forse devo ricaricare il laboratorio. Io non sto leggendo niente, ecco. E aspettate che qui mi sa che il laboratorio è scaduto, la devo rifare. Vediamo, sì, insomma. E... fatemi copiare di nuovo qui. Lo copio qui. Insomma, sto facendo quello che ho fatto prima, però perché si era dopo un po' i laboratori di Portswigger hanno tipo un timeout, non so, e quindi niente, devo rifarlo. Però insomma, adesso ho rimesso il payload, l'ho inserito e vedete qui vedete che abbiamo due input, username e password. E ora cosa succede? Vedete qui che ci sono delle richieste, a noi interessa l'HTTP e per esempio in questo caso l'abbiamo già risolta perché cosa succede? Noi abbiamo inserito questo commento dove ci sono username e password e c'è un bot che andrà a vedere questa pagina ogni volta che qualcuno scrive un commento e in questo caso quindi andando a vedere poi su Barb nella richiesta abbiamo già la password dell'amministratore. Ve lo posso far vedere che effettivamente funzionano. E infatti funziona. E ovviamente se nel collaborator non vedete richieste potete fare sempre questo poll now, così vi prende tutte le richieste che avete. Però ora la cosa è perché funziona. Nel senso, secondo me questo laboratorio è più da capire perché funziona rispetto a poi il payload vero e proprio, no? Perché? Allora, cosa succede? Come vedevamo qui, ecco, torniamo al post, noi abbiamo inserito due input, uno per la password e uno per l'username. E incollo di nuovo, no, volevo incollare di nuovo l'input, così ce l'avete. Vabbè, questo è il collaborator, insomma. Quindi cosa succede? Questo è il nostro payload che abbiamo inserito, questo è l'output. Ora voi vi starete dicendo, vabbè, ma scusa, un utente qui va ad inserire username e password in sta roba senza... cioè, è strano, cioè io non ci inserirei niente. E avete ragione, infatti è molto automatico, questo attacco è automatico. Perché... fu così che nacque il gruppo hacker di CinnamonSec, un gruppo di finti black hat scappati di casa dove finiranno in prigione solo perché avevano hackerato un sito di dolci svizzero. Già vedo la notizia sui telegiornali. Allora, però vi devo dire che qui in Svizzera i carceri mi hanno detto che sono molto belli, quindi io ve li consiglio qui. Poi vedete voi, Ciao Tex, presa la BSCP 2 settimane fa, Portswigger è il top per web app pentest. Complimenti per aver preso la certificazione. E sì, effettivamente io lo consiglio sempre dicendo che se uno vuole fare web Portswigger è il migliore, diciamo. Cioè, anche Hack the Box.
Però insomma, a me è piaciuto molto, ecco. Non puoi però darci queste informazioni. Oh, io ve lo dico, poi fate voi. Ehm, Quindi in questo caso, quando l'utente visita, la vittima visita questo post, noi siamo sempre nel contesto della sessione dell'utente, quindi tipo potremmo rubare cookie o altre informazioni. Quindi ricordatevi sempre che noi siamo nel contesto della vittima. Per esempio, la stessa cosa succedeva nel laboratorio di settimana scorsa, dove noi stavamo sempre nel contesto della vittima e potevamo rubare un cookie. Però qui è diverso perché rispetto al laboratorio della settimana scorsa, intendo. Perché qui il fetch, vedete qui, il fetch qui, ve lo metto così. Questo fetch, che appunto è quello che farà la richiesta vera e propria, sarà chiamato solo quando noi faremo l'on change, cioè quando ci sarà un change della password, un cambio della password. E ovviamente l'utente non andrà a inserire la sua password. Quindi come fa a cambiare la password e a mandarla? Quindi ci sono vari casi. Uno potrebbe essere tipo un attacco di phishing. Quindi se ad esempio noi riusciamo a fare una pagina finta, però uguale magari, che ne so, ad un Amazon, classico phishing, no? La vittima pensa che è la password, che deve fare il login, e quindi va a inserire username e password e noi possiamo prenderci appunto la password. Però questo non è il caso del laboratorio. Il caso del laboratorio è che non c'è nessun utente che inserisce le credenziali, ma viene fatto tutto in automatico. Cioè, tutto parte dalla funzionalità dei browser di salvare credenziali. Sicuramente anche voi avrete salvato delle credenziali sul vostro browser, diciamo è comodo, e il browser ha questa possibilità di inserire automaticamente la password una volta che vede il sito web per cui è stata salvata una password. E qui accade proprio questo. La vittima apre la pagina, il browser vede che il sito è Portswigger in questo caso, diciamo questo, vabbè, è simulato, però chiaramente insomma è quello di Portswigger. E vede che ci sono delle credenziali. Questi silenzi, vabbè. Quindi il browser vede che è Portswigger, vede che, che quell'utente ha delle credenziali salvate e dice: fammi provare ad essere utile per questo bravo utente e a inserire le sue credenziali proprio nei campi username e password. Così l'utente risparmia tempo. Ecco, qui c'è il problema. Perché questi input username e password in realtà sono falsi. Quindi il browser inserisce la password dell'utente, l'evento onChange viene attivato e quindi verrà fatta la richiesta al nostro collaborator e ci arriva appunto la richiesta, come abbiamo visto qui, con le credenziali della vittima in questo caso. E quindi è questo praticamente, tutto sta a capire che il browser ha questa funzionalità e in questo caso la inserisce in automatico. Ovviamente in questo caso, cioè questo laboratorio, ve l'ho detto, è molto specifico perché c'è questa funzionalità. Però io ve lo dico sempre, no? È interessante poi capire come funziona il laboratorio, come funzionano le varie cose, no? Perché se voi volete fare un pen test, comunque dovete capire come funziona tutto il sito web, come funziona il sistema. Cioè, potete farlo anche a caso, però insomma, non ve lo consiglio, ecco. E ora, quindi, voglio farvi vedere invece, senza collaborator, come si può fare.
E qui praticamente non abbiamo quindi una richiesta fatta al collaborator o ad un sistema esterno, anzi, per esempio in questo laboratorio, no, ricollegandomi ai laboratori esterni, se voi non avete il collaborator, ovviamente in questi laboratori non lo potete fare, ve l'ho detto, però nel caso in cui usate altri laboratori che lo permettono e c'è una roba simile, invece dell'URL del collaborator, qui andrete a inserire l'URL del tool esterno, quindi che ne so, Interact SH o Web, me lo dimentico sempre, Webbook, e in questo caso quindi insomma potete inserire quello, però in questo laboratorio ve l'ho detto non funziona. Ossi combo con CSRF per postare la password. Hai spoilerato tutto. Comunque sì, è quello. Che è quello che abbiamo fatto l'altra volta anche. Però sì. E praticamente cosa andiamo a fare senza collaborator? Noi andiamo a forzare la vittima a postare un commento, inserendo le sue credenziali, tranquillamente. Questo è un'altra vulnerabilità, è il cross-site request forgery, dove praticamente è una vulnerabilità in cui si va a forzare la vittima a fare un'azione che non dovrebbe fare. O che può fare, ma insomma, noi gli forziamo a farla in maniera malevola, chiaramente. 10 minuti di autoban? No, no, dai. Per così poco no. Quindi cosa succede? Ovviamente ha chiuso di nuovo il laboratorio. Ricarichiamo. Però ricordatevi che quando c'è un cross-site request forgery ci sarà anche una protezione che si chiama cross-site request forgery token. Praticamente ve lo faccio vedere. Praticamente è un token che solitamente sta nei form. Ups. Ecco qui, questo qui, vedete che qui anche c'è questo CRF CSRF, un input con un certo valore, e questo va a dire che tu utente puoi fare questa richiesta in questo caso, detto molto semplice. Poi vabbè, vediamo più nel dettaglio quando faremo il cross-site request forgery, però detta semplice è un collegamento sull'azione e l'utente. Quindi a noi piacciono i token con gli hash value. E quindi in questo caso, se noi non avessimo il CSRF token, non potremmo forzare la vittima a mandare la richiesta. Quindi prima di tutto dobbiamo rubare questo token. Questo token, come vi dicevo l'altra volta, si può, essendo che è nel DOM, quindi è anche nell'HTML, volevo controllare per non dire una scemenza, però sì, noi possiamo accederci. Come? Semplicemente facendo document get elements by name CSRF. Vedete qui che ci dà l'input, poi noi facciamo 0 perché è il primo elemento, ve l'ho detto, questo metodo, questo get elements by name, ci restituisce un array, quindi più elementi, e noi vogliamo il primo perché in questo caso ce n'è solo uno, e poi facciamo punto value per prendere il valore, e in questo caso appunto abbiamo il valore del nostro token. E quindi, visto che noi ci possiamo accedere in questo modo, ci possiamo accedere tranquillamente utilizzando uno script JavaScript. E
E quindi in questo caso, allora, andiamo a inserire di nuovo l'input di prima con name uguale username, perché comunque c'è sempre questo. Cambia soltanto il modo in cui noi andiamo a mandare poi, cioè andiamo a rubare la password alla fine, i dati. Quindi in questo caso abbiamo sempre un input per l'username, un input per la password. Aspettate che me lo prendo dalla soluzione così non sbaglio. In questo caso vedete abbiamo l'input username, password e poi abbiamo non-change. Non-change prima chiamavamo il fetch. In questo caso non possiamo chiamare il fetch perché appunto non abbiamo, supponiamo che non abbiamo il collaborator, e andiamo a creare invece una funzione JavaScript che chiamiamo explore. Quindi semplicemente in JavaScript si può definire una funzione come altri linguaggi, e in questo caso andiamo a io vi metterò degli spazi, però andiamo a aggiungere un evento alla finestra, diciamo così, che andrà ad ascoltare quando il DOM col fatto che non posso fare tab adesso impazzisco. Vabbè. Quando il DOM sarà corretto. Questo lo facciamo perché noi non se noi non mettessimo questo, ma facessimo subito document.getElementsByName CSRF, non sappiamo se è già stato caricato. Quindi se noi facessimo quello non sapremmo se quell'elemento già esiste. Invece aggiungendo questo noi diciamo aspetta finché il DOM è tutto caricato e quando è caricato fai altro. In questo caso gli diciamo di creare un form data dove andremo ad inserire tutti i nostri vediamo se ce lo dà prima. Ecco, andremo ad inserire esattamente questi valori. Ovviamente il CSRF lo rubiamo, il resto lo inseriamo con valori diciamo a caso, tranne il commento che sarà che conterrà quello che noi andiamo a rubare. Quindi insomma adesso devo un po' scrivere, questo me lo prendo da qui. Poi username uguale, qui username andiamo a prendere questo e quindi document.getElementsByName. Ovviamente by name perché qui è name, anche col CSRF. Se ci fosse stato, cioè c'è anche by ID e puoi prendere anche l'ID per esempio. Però insomma qui ho utilizzato il nome. E poi andiamo a prendere anche la password, quindi allo stesso modo document.getElements
poi name. Come faccio ad analizzare un malware? Ma guarda, non sono un'esperta di analisi malware, però dipende, ci sono due modi, c'è lo statico e il dinamico. Lo statico vai ad analizzare il codice e quindi fai il reverse engineering del malware. Ci sono tool come, credo, IDA, se non sbaglio, IDA Pro. Però ce ne sono anche altri. Ah no, IDA Pro è un disassembler. Ah sì, per il reverse engineer. Ok, sì. Però ce ne sono anche altri. IDA più bestemmie, esatto. Se invece vuoi fare il dinamico, lo devi eseguire. Quindi in quel caso o utilizzi macchine già impostate, dove ti dà un ambiente sicuro dove puoi eseguire il malware, o ti crei tu un environment. Su questo una persona mi aveva chiesto alcune cose, guarderò. Ancora non ho avuto il tempo. Ho visto che ci sono dei blog, però insomma li volevo leggere prima di darveli. Perché il problema poi è disconnettere un po' l'ambiente dal tuo ambiente reale, no? E quindi insomma avevo trovato del materiale, però non ho avuto tempo di leggerlo, quindi appena lo leggo magari ve lo posto. E quindi poi andiamo ad appendere. Ovviamente in questo modo li abbiamo creati. Adesso dobbiamo appenderli a questo form data, altrimenti ovviamente non li mandiamo. Maratona 12 ore sulle sandbox. Vuoi proprio una maratona? In questo caso andiamo a inserire tutti i dati, quindi post id, ovviamente io post id questo è 6, questi ve l'ho detto vengono dalla richiesta, quindi io semplicemente andrò a inserire post id, comment, name, email e website. E comment ovviamente deve includere username e password, perché noi stiamo andando a rubare questo. Per fare questo si può utilizzare una cosa di cui avevamo già parlato, ed è questo backtick. Non so se si vede benissimo. Qui avrei usato molto volentieri lo zoom. Vabbè. Però insomma ve lo cerco. E praticamente quest'apice è storto, insomma. E questo ne avevamo parlato, è perché stiamo usando un string literal. Praticamente noi andiamo a utilizzare questo per, diciamo, comodità, e andremo ad inserire praticamente in questo modo username, 2 punti, password, se non lo cancello tutto. Cosa succede? In questo modo noi, invece di avvicinate la capoccia allo schermo, esatto, scusate, non funziona lo zoom, ci ho provato, prima o poi funzionerà, quindi al momento avvicinatevi. No, ve lo posso fare lo zoom, eccolo qua. No, lo posso fare, dai, faccio quello del sito web. Ecco qua, questo qui. Si vede gigante adesso. Quel bellissimo simbolo che mi fa bestemmiare quando scrivo. A, gira di comando con la tastiera in layout. Ah, sì, esatto.
Insieme alla Tilde. La bastarda Tilde. Io in realtà su Windows non mi ricordo mai. Non mi ricordo mai come si fanno e quindi ogni volta li devo copiare e incollare. Perché è una schifezza. Su Linux ovviamente è più semplice. E insomma questo lo usiamo solo per comodità, perché in realtà dovremmo invece fare tipo una roba. Ops. Dovremmo invece fare una roba tipo che ne so. Dovremmo fare una variabile tipo var tmp, dove andremo a fare username più password, e poi questo tmp lo dovremmo utilizzare qui. Quindi insomma è solo una comodità, giusto per fare i fighi, insomma. E nella mia cronologia c'è almeno una tilde al giorno, sei pure nella mia, esatto. E poi insomma andiamo a inserire tutti gli altri dati che ci servono. Quindi tipo name. Quindi poi questi sono tipo fittizi, non è che servono. Ovviamente se fosse una cosa reale andremo a inserire valori reali, così le vittime non vedono robe strane, no? Vedono nomi reali e quindi ci cascano veramente. Ecco qui, in questo caso noi abbiamo creato i dati. Ora però questi dati li dobbiamo mandare da qualche parte e noi li andiamo a mandare alla richiesta post comment. Così noi stiamo andando a creare proprio un commento, però come se fossimo la vittima, perché comunque questo codice sarà eseguito dalla vittima. Quindi noi andiamo a fare sempre una fetch, perché so belle, e poi andiamo a inserire il nostro endpoint, quindi tipo dove vogliamo che la richiesta vada, e poi iniziamo ad inserire come prima il metodo, quindi post. Anche in questo caso ci sarà questo magico mod no course, e poi ci sarà i nostri dati. Quindi stiamo semplicemente andando a inserire, a creare una post come prima con i nostri dati che appunto sono quelli che noi abbiamo appeso qui. E fatemi controllare che sia giusto, perché l'altra volta poi per scemenze diciamo non funzionavano, però dovrebbe essere giusto. Boh, proviamo. Sono tutti punti e virgola. Vabbè, ma qui in teoria JavaScript io a volte non li metto, non cambia niente, cioè ve lo posso dimostrare. Toglierò questo punto e virgola. E vediamo se funziona. Se non funziona ci voleva il punto e virgola. E allora, adesso non funzionerà probabilmente perché il laboratorio sarà scaduto, quindi io mi copio tutto e facciamo post comment. Esatto, vedete?
Aspettate che mi devo salvare questa roba. Aspettate che ricarico il laboratorio. Questa volta devo dire... stanno durando di meno sti laboratori. Solitamente duravano di più. Ecco qua. Prendiamo di nuovo il browser di Barb. Prendiamo questo. Ok, cambiato l'ID, quindi dobbiamo cambiare l'ID. Riprendo tutto quello che ho inserito prima. Cambio qui l'ID così rimaniamo su questo. Vedete qui prima era 6, adesso è 10. Quando ci si diverte il tempo vola, siamo qui da un'oretta. Hai ragione, hai ragione. Direi che è un complimento, quindi grazie. E postiamo il commento. Abbiamo postato il commento, vi voglio far vedere prima su Barb, quindi abbiamo postato il nostro, vedete questo è il nostro scriptino che abbiamo inserito e andiamo indietro. Abbiamo i nostri input, vediamo qui se c'è qualche errore. Ok, ho un errore, allora può essere che ci voleva ci voleva il punto e virgola perché mi ha dato errore. No, però dice missing. Ah no, ho dimenticato di chiudere il fetch. Ciao Rocco. Vabbè, sì, recupera quando vuoi. Avevo dimenticato di chiudere il fetch. Vedete, un errore lo devo fare. Però il punto e virgola ancora non l'ho messo per dimostrarvi che non ci vuole. Però insomma c'era questo, vabbè, facciamo sin a 2 così. Questo non ci interessa, questo pure. Facciamo post comment, quindi abbiamo di nuovo fatto il comment. Niente, qui ci sono di nuovo errori. Però forse qua avete ragione. Ah no, quello è quello di prima. Però adesso... Allora, cambio post perché evidentemente mi dà poi errori. E metto il post di 7. Quello di prima, sì. Però cambio post così siamo sicuri. Metto di nuovo la parentesi. Ah, avevo dimenticato pure dell'event listener. Listener. E devo chiudere anche questa. Ora dovrebbe esserci, perché abbiamo chiuso tutte le parentesi. Perché questa è chiusa qui. Questa è chiusa qui. Ovviamente queste cose scrivetevi su un Notepad, su un Visual Studio, robe così vi accorgete se... Sia perché vi autocompleta le parentesi e sia vi accorgete che ve lo colora. Quindi io volevo fare qui la pazza con questo con questo cosino, però no, usate un Visual Studio qualcosa. La freccia era così bella che non volevi chiuderla. VS Code is the way. Esatto, sì, usate un Visual Studio Code, quello Sublime anche carino, usate quello che volete, però non fate come sto facendo io, insomma. Notepad++, più. Non l'ho mai usato, sai? Cioè, poi sono passata a Sublime quando ero all'università e adesso uso sempre Visual Studio Code, mi trovo bene, quindi uso quello. Però insomma adesso dovrebbe funzionare anche senza password e senza punto e virgola, perché abbiamo chiuso tutte le parentesi. Io ci riprovo. Ci sta un girone dell'inferno per gli utilizzatori di Notepad, addirittura. Riscriviamo la Divina Commedia. E vedete adesso non ci sono errori, quindi senza punti e virgola.
E, e andiamo a vedere un po'. Allora, questo è il nostro commento. Però non vedo il secondo commento. Ciao Dark Corvo. Passo per un saluto veloce per ricordare che Cinnamon è un esperto del cloud, ricordiamo. Sì, sì, certo, esatto, hai ragione. Grazie che lo ricordi anche a me. Però mi sa che non ha funzionato perché in teoria noi dovremmo vedere anche un'altra richiesta di commento. Perché se noi ricarichiamo questa, noi stessi dovremmo commentare un'altra volta. Momento F5 spam. No, non funziona. Non ha funzionato. Ah, perché c'è un errore. Qui mi... Cosa? Ma però... Fatemi vedere. Sì, non ha credenziali. Però non c'è neanche quello della vittima. Cioè, non ha funzionato. Cioè, comunque il commento può essere anche vuoto, quindi io mi aspettavo di vedere una post di commento in caso con un commento vuoto. Nel caso in cui noi ricarichiamo la pagina. È il bot di Portswigger che gongola. No, secondo me ho sbagliato qualcosa. Magari è quel punto e virgola che mancava? Chissà, vediamo. Adesso guardo. E va bene, facciamo non change. Test. E no, vedi, non ci sono richieste. E non ci sono neanche errori, è questo che mi turba. Allora. Molto strano perché, cioè, dovrebbe funzionare. Non vedo niente, cioè, che altro è che non vedo errori, cioè, vedo solo questo, però... Cioè, è una roba di HTML, quindi, cioè, non dovrebbe essere quello il problema. Il nome è giusto. Ah, interessante. Strano però. Perché cioè, mi aspettavo. No, non succede niente. Se è il punto e virgola mi offrite una pizza. Dai, provo a mettere col punto e virgola. Così magari aspettate che lo sistemo dove me l'ero salvato prima. Qua mo ci metto il punto e virgola, così proviamo se è vero. Però mi aspettavo un errore. Allora, abbiamo questo qui. Ho rimesso il punto e virgola. Ho messo le parentesi e vediamo. E qui è 8, il post-id è 8. Token è giusto.
Voglio cambiare anche il nome della funzione, magari non gli piace, lo chiameremo Sinna. Perché no? No, vedete, c'è solo quella mia. Però non vedo altre richieste. Non era il punto e virgola. Però... Script... No, la cosa proprio che non capisco è che non dà errore. Allora, voglio provare a metterlo senza username e password. Cioè, mettere una roba tipo un commento normale e vedere cosa succede. Tipo, metto... Sinna. 8. No, non fa proprio il comment. Ah, aspettate. L'ho messo giusto post comment. Forse ho sbagliato a scriverlo. Post comment. No, mi sembra giusto da parte. Post comment. Tutta un alert sopravvardata. Va bene. Però io voglio togliere pure sto id. Mi dà fastidio che c'era sto errore. Musica top. Grazie. Uso sempre la stessa playlist. Allora, ho messo l'alert. Però mi sa che era quello sbagliato. No, ah no, è giusto, devo scrivere. Però mo ce ne sono 3, qual è quello giusto? No, vedete, non lo triggera, cioè non... Allora, aspettate. Cambiamo post. Giusto per essere sicuri. Ma forse ho scritto male window. Window add event listener. No, dovrebbe essere giusto. No, è giusto, sì. L'event listener è puzza. Sì, mi sa che ho sbagliato. DOM content loaded. Io me lo copio, giusto per sicurezza. Però è giusto. E se togli l'event listener può essere che il token non è creato nella pagina. Comunque voglio un attimo provare questo, poi provo a toglierlo. Cioè, se ti dà un errore se lo togli. Però ho rimesso l'alert e voglio vedere se adesso funziona, perché ho cambiato blog. Però no, l'alert non funziona. Allora, proviamo a togliere l'event list. No, me l'avevo copiato.
Prova a togliere l'event listener, però ve lo dico, può essere che darà un errore. Sì. Molto strano. No, non funziona nemmeno con senza event listener. Non c'è un altro commento. Ah no, giusto, scusate. Ah no, eccolo. Ok, senza event listener ha funzionato. Sì, senza event listener ha funzionato. Però è molto strano. Cioè, alla fine abbiamo usato questo. Però è molto strano perché, cioè, quello non cambia niente. Nel senso, quello alla fine dice quando il DOM è caricato, fai quello che devi fare. Cioè, manda sta richiesta. Quindi non lo so. Strano, indagherò su sta cosa. Molto strano, devo dire. Cioè, non... Cioè, non mi aspettavo che cambiasse, perché comunque, cioè, quella è solo un'attesa. Però, vabbè. L'unica cosa che questo codice, però... L'unica cosa, no, in realtà non è l'unica, vabbè. Però è che non viene verificata se la password effettivamente inserita è vuota, quindi noi potremmo avere tipo tanti commenti vuoti. Però vabbè, finché non viene chiamato launch change, noi non avremo chiamate a commenti. Quindi insomma, il problema di questo laboratorio è che vengono inserite credenziali in automatico dal browser, ecco. Diamo colpa a JavaScript come sempre. Ma invece di trovare 0 day si può creare una falla apposta. E... Vabbè, nel senso, quando trovi uno 0 day è una vulnerabilità. Cosa intendi con apposta? Cioè, quando trovi uno 0 day hai già trovato una vulnerabilità, quindi è una vulnerabilità. Cioè, dici tu a crearla. Dovresti avere accesso al codice. Esatto, se sei uno sviluppatore. Oppure se magari trovi una vulnerabilità che ti permette di accedere al sistema e quindi al codice, tu cambi il codice. Però in quel caso la vulnerabilità è che puoi accedere al sistema. Tipo, che ne so, se fai una command execution, no? Quindi puoi eseguire codice sul sistema, lì magari puoi trovare i file del codice, li modifichi, non so, dipende dal linguaggio, poi dipende cosa devi fare, e magari diciamo riesci a modificare il codice e crei altre vulnerabilità. Però insomma ce l'hai già la vulnerabilità, quindi perché cioè ha senso pure creare altre vulnerabilità in caso aggiungere magari utenti. Solitamente si fa tipo aggiungi utenti oppure aggiungi magari roba da eseguire quando si accende il sistema, così tu non perdi l'accesso, anche se loro sistemano la command execution, tu puoi comunque accedere. Python, maggiore di Bash, maggiore di Svizzera, maggiore di Assembly, maggiore di Italia, maggiore di browser, maggiore di JS. Mamma mia, che concatenazione! Corrompi il codice, parti da Assembly. Corrompi il codice, parti da Assembly.
Il dubbio C++, maggiore dice yes. Questo è vero, sono d'accordo. Insomma, questo è tutto. E insomma, in realtà l'altro laboratorio, l'ultimo, questo qui, è esattamente la stessa cosa che abbiamo fatto per questi due senza usare Collaborator. Quindi insomma è quello. Però insomma la prossima volta ve lo faccio vedere di nuovo. E niente, questo è tutto. Questo è tutto e ovviamente mercoledì faccio le Cyber News e come appunto vi dicevo prima, una notizia sarà appunto la notizia dell'Agicom e anche altre notizie, vabbè, che sono uscite, di cui si parla anche, una sicuramente si sta parlando e insomma, ovviamente se non mi conoscete ve lo faccio vedere. Seguitevi su YouTube, insomma, vedetevi i miei video. Se volete, mi fa piacere. Se volete darmi un commento, datemi commenti. Go to expert, passerei all'insane. Ma di cose, dei laboratori? Allora, questo l'ho fatto, quindi attenzione, però qui abbiamo un altro practitioner. Ah, questo mi sa che è bello, però non l'ho fatto. Interessante questo. Però mi sa che non lo faremo. Non lo so, vediamo. Vediamo, e insomma, io adesso vado a mangiare come sempre e devo chiudere sempre con questa informazione di cui non vi fate niente. Ci sta un expert su HRF. Questa qua. No, vabbè, però gli expert li vorrei lasciare per dopo. Cioè, la mia idea adesso è fare tipo gli apprentice e i practitioner, che sono poi quelli che effettivamente servono per l'esame. Quindi diciamo in genere sono questi quelli. Cioè, in realtà se voi volete fare questa certificazione vi suggerisce anche tipo dei laboratori, però chiaramente non vi basta saper fare questi, cioè dovete proprio capire le vulnerabilità e io vi consiglio di farli i laboratori, cioè non erano solo questi, ce n'erano altri, vediamo se li trovo. Però insomma di fare anche gli altri laboratori, perché comunque cioè vi serve saperlo. Dopo torno? No, torno mercoledì. Quanto costa? No, la certificazione in realtà non costa tanto. Costa $99. Ah, sì, è qui scritto. Sì, $99. E quindi insomma non è costosissimo secondo me rispetto ad altre certificazioni. Però quello che ho visto facendola è che voi dovete capire bene le vulnerabilità e ci sta secondo me. E soprattutto ci sono delle vulnerabilità tipo web cache e robe così che comunque ci sono all'esame e che appunto le dovete capire bene, cioè non potete utilizzare l'estensione di Barb perché poi ci sono cose particolari, cioè non è la semplice web cache, ci può essere anche web cache ma collegata al reset della password, quindi voi dovete capire che il reset della password è collegato al web cache. Cosa c'è oltre PortSwigger a parte Try Acme e Hack the Box? Allora, a me piace molto The Cyber Mentor in realtà,
ha anche delle certificazioni, però non le ho mai fatte. Però non ne parlano male delle certificazioni, però insomma io non le ho mai fatte, quindi non saprei dirvi benissimo. Però ne hanno un po'. E la cosa qui è che avete più giorni e in alcune certificazioni non mi ricordo se adesso magari le hanno tolte. E non è proctorato. Proctorato. Cioè, mi sa che non vi stanno con la telecamera. Invece, Portswigger dovete avere la telecamera accesa. Non c'è nessuno dall'altra parte, credo. Cioè, non è come l'OSCP che c'è un tizio con cui chattate. Lì non avete una chat, però vi riprendono per vedere effettivamente in caso controllano che non avete imbrogliato, insomma. No, vabbè, però il corso è gratuito, cioè voi prendete qui, vi vedete i topic, cioè questi sono gratuiti. Cioè la preparazione è gratuita, è tutto gratuito qui. Però la certificazione ha senso che si paghi, perché comunque loro devono pagarsi anche le infrastrutture dove mettono i laboratori, quindi secondo me ci può stare che ha un costo, però comunque è un costo piccolo. Lato web ci sta robetta molto più interessante. Vabbè sì, però per iniziare, cioè, secondo me ha senso. Cioè, qui ti dà tutte le vulnerabilità base. OSCP adesso costa un botto. Cioè, costa $1.749. Madonna. Sì, no, sono impazziti. Sì, inizia, sì, parte da... sì. Sì, penso perché poi dipende dal bundle. Tipo perché loro includono 2 corsi, poi accesso 3 mesi a laboratori, un esame, poi hanno questo laboratorio dove è tipo un hack the box, quindi hai accesso a questo laboratorio. E poi hai questo PEN 103, che è tipo il corso di Kali. Insomma, non lo so perché hanno fatto sta cosa. Boh. Paga l'azienda, sì. E solitamente questi CP ve la paga l'azienda. Lo Scam Lab. Vabbè, io l'avevo provati, non erano bruttissimi. E cosa cambia OSCP e Pentester? No, OSCP è la certificazione. Quindi tu prendi questa certificazione che ti dà un valore nel mercato, no? Pentester invece è la figura professionale. Anche Pentester Lab effettivamente su un 0 è un'ottima risorsa per il web. Hacking e per code review. Però quella mi sa che molte cose sono a pagamento, no? Ora non mi ricordo. Non training. Exercise. Però forse... tipo ci sono sti livelli, mi ricordo. Però vediamo sti livelli. Dove si vede? Ah no, però dice free. Ah, però dice GoPro e sblocca contenuti livello expert. Io questa l'ho usata poco. Però sì, sembra... Quello che avevo fatto non mi sembrava brutta. Ah, costa una ventina di euro al mese. Ah, ok, quindi non tantissimo. Ah, Pendicali è gratuito? Ah, non lo sapevo.
Ha una centinaia di laboratori tutti incentrati sul web. Sì, sì, ma poi ha pure anche tipo CVE, quindi comunque se uno vuole provarle, magari vedere, so che ne hanno parecchie. Eh sì, anche di code review, infatti tipo qui. Sì, no, è interessante. Vabbè, se non costa così tanto alla fine. Però ce ne sono alcuni gratis. Quindi uno può pure fare quelli gratuiti e poi in caso passare al pro. Insomma. E va bene. Dopo questo questi analisi di questi laboratori, niente, ci vediamo mercoledì. Grazie per aver seguito e ciao. Stavo un sito di popcorn svizzeri per fare pratica se non erro. Sì, esatto. Si chiama Lederach. Ciao.